tu, ciao! Se quello che facciamo ti piace, non essere timido e faccelo sapere con un commento sotto al video. Inoltre, ti invito a iscriverti al canale, lasciare un mi piace e condividere i nostri lavori. Grazie mille in anticipo e buona visione. Diventa qualcosa di diverso, qualcosa che voi quattro avete già visto. I draghi cromatici non vedono l'ora che questa città accada, quindi se qualcuno è in grado di farlo, sicuramente sta pian piano radunando un esercito. Non abbiamo troppo tempo a disposizione. È stato un piacere vederti, Jasper, è sempre bello. Ti passa accanto. Non hai paura, quindi? Oh, ne avrai quando giocherò con tutti i tuoi amici. Fin quando sarai rimasto da solo a chiedermi di riprendermi la vestigia e lasciarti strisciante a terra a morire. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Un piccolo fringuello si appoggia su una finestra. Il sole sta entrando all'interno di una stanza un po' semplice rispetto alla possenza e alle mura che fanno parte di questo luogo. All'interno il mobilio è il minimo indispensabile. Tutto si concentra su un letto a baldacchino che sicuramente ha visto giorni migliori. Tra le lenzuola, tutte completamente scompigliate, una figura dalla carnagione abbronzata, quasi bronzea, probabilmente per il solignaggio, è lì con le sue forme evidenti che sta guardando te, si sta aggiustando un attimo i capelli. Le braccia di Zirestra insieme alle sue enormi spalle sono appoggiate sulla testata del letto. Non lascia molto all'immaginazione la sua figura. È lì che ti sorride, ti guarda mentre appunto giocherella coi suoi capelli. Si vede la faccia di Dagnil, ovviamente un po' più sciupata, un po' più, possiamo dire, consumata. Penso che sia stata la nottata più difficile della mia vita. Sicuramente, probabilmente per te lo ricorderai, sì. No, cioè, scusa, no, probabilmente sembro maleducata, così. No, sei stato bravo. Non sarò un drago, ma sono sopravvissuto. Sì. E questo... E vedi una piccola lacrimuccia che scende. Però questo non significa che non possiamo vederci qualche altra volta, assolutamente. Anzi, potrebbe farmi piacere. Però non sono una tipa da legami, quindi... Non ti scusare. E lentamente cerco di alzarmi, ma con 30.000 acciacchi. Salutami i tuoi amici e buona fortuna per qualsiasi cosa andrete a fare. Mi farà piacere averti al mio fianco quando sarà il momento di combattere. Sì. Ci vediamo. Entro all'interno della biblioteca e subito mi soffermo a guardare ciò che mi circonda. Queste altissime librerie di varie fatture. Si capisce che questa biblioteca è in piedi da secoli, se non millenni, e che ci sono vari livelli riguardo l'architettura, riguardo l'arredamento. Cioè proprio si capisce che è una biblioteca, è un luogo che è stato sorretto e ha continuato a vivere, a svilupparsi sulla conoscenza e sulla ricchezza e sulla sapienza e lo studio di chi nel corso dei secoli vi ha fatto parte e ha dato il suo contributo. Ci sono grossi dipinti alle pareti, vicino alle vetrate
ricolme di intarsi e di mosaici che raccontano storie e mostrano vicende che per me sono neanche lontane nel tempo, vicende che io non ho mai nemmeno sentito nominare in vita mia. Questi quadri enormi rappresentano draghi e dragoni di probabilmente epoche fa, che si sono susseguiti all'interno delle mura di questo castello. Si vedono passare in aria dei libri che svolazzano come se fossero uccelli e pergamene srotolate dalle fattezze di serpenti che fluttuano in cielo. E quindi Jasper rimane un attimo così ad ammirare tutto questo con un sorriso un po' ebete sul volto. C'è una figura, il suo vestito ricorda i colori di antiche pergamene, altri simboli scendono su alcuni dettagli come appunto dei draghi orientali molto allungati. Un velo copre interamente il viso di quello che ti sembra un dragonide, anzi ne hai la certezza dopo che il movimento della sua coda si inerpica cercando alcuni tomi antichi, e al tuo entrare all'interno della stanza la figura si volta verso di te. Mi ricompongo, faccio qualche passo verso la figura in maniera estremamente composta. Buongiorno, il mio nome è Jasper Magister, chiedo scusa per il disturbo a quest'ora della mattina. Siamo ospiti del palazzo e insomma sono qui perché cerco delle informazioni e un consulto da qualche esperto di magia più navigato di me. Ti fa un cenno con un leggero inchino. Ti dà la sensazione come se stesse acconsentendo alla cosa, ma non sta completamente parlando. Lascio passare qualche secondo accertandomi appunto del fatto che la figura non abbia intenzione o non possa parlare. Io sono uno stregone, sono venuto recentemente a sapere dei dettagli non tanto chiari ma un po' più precisi sull'origine dei miei poteri, che a quanto pare sono estremamente legate al concetto del tempo. E prima di quel momento utilizzavo semplicemente le mie magie, le mie capacità in maniera naturale, si fa qualsiasi altro stregone, ma in avvenimenti recenti mi sono reso conto che forse questa cosa non è così comune ed è molto più ampia e vasta di quel che io potessi pensare o immaginare, e mi sono anche reso conto che per ciò che io e i miei compagni stiamo facendo potrebbe Mentre essere... parli, Jasper, la sua mano si appoggia sul tuo petto. Ok? Dicevo, saperne di più e capire come poterli utilizzare potrebbe essere molto importante per la nostra missione. Lui ti indica una sorta di piccola pergamena che scende da una delle librerie. C'è una sola frase: cerca quello che ti serve. Cazzo, il biscotto alla fortuna. Ok, non è esattamente quel che immaginavo, ma immagino che la saggezza dei draghi avrebbe dovuto sorprendermi. C'è un'altra questione però per la quale sono qui. Questo oggetto che ho addosso, immagino voi sappiate, non mi appartiene. È legato a un'altra entità con cui io ho siglato un accordo di cui non posso parlare. Volevo sapere se, secondo lei, ci potrebbe essere un modo di aggirare questo accordo. La figura ti dà le spalle, comincia a camminare tra le sale della biblioteca. Quando arrivi forse a metà, non ne hai idea, ma vedi che tutte le librerie quasi si riuniscono, girano intorno a questo spiazzale nella quale tu ti ritrovi con la figura. Ed è lì ferma, ti guarda, ti indica con un artiglio. L'artiglio però è adornato di gioielli, ti indica una direzione molto vaga all'interno della libreria. Cominci a girare all'interno della sala. Poi qualcosa attira la tua attenzione. Uno dei libri quasi spostato. Non ne hai idea se apposta qualcuno l'ha messo lì. Con rispetto ne tocco la costola. Appoggio l'indice al di sopra come se lo volessi estrarre, ma non lo faccio subito. Quando lo fai però ne senti il peso. È un antico tomo. Quello che vedi sopra, una fiamma. La copertura del libro è in pelle turchese. Questa fiamma in rilievo ti fa pensare a qualcosa, ma non ne hai la certezza. Quando apri il libro le pagine sono ingiallite dal tempo. La scrittura è antica. La lingua è antica. È qualcosa che forse non hai mai letto nella tua vita.
passerai il tuo tempo leggendo proprio questo tomo, mentre il mondo comincia a svegliarsi. Siete davanti all'enorme portone aperto della Torre d'Avorio. Le guardie sono lì, pronte a difendere quel posto da qualsiasi cosa, ma non siete voi il loro problema, anzi. Ok, primo step, quindi fucina? Ovvio che sì. Seika? Siete pronti? Andiamo? Sì. Ok. Sì. Qualcuno ha avuto una nottata dura. Do 2 pacche sulla spalla ad Agnil. Sì, in effetti non hai una bella cera. Sì, vedo le mie cortecce diventare sempre più. No, mi tappo le orecchie e vado avanti e esco. Non lo voglio sapere. Beh, intanto io mi giro e mi avvio, così mi faccio da guida. Io mi affianco a te. Ok, forse dovremmo anche spiegarti perché stiamo andando alla fucina. Cioè, effettivamente viaggeremo insieme. Magari tu potresti saperne qualcosa di più. Per le vestigie, giusto? No, allora, no, non proprio per quello. E tiro fuori un librone. Tu è la prima volta che lo vedi effettivamente, ma è un enorme libro dall'aria antichissima. E lo apro. Quello... È il mio tomo. È scritto così che non si possa... Cioè, lo sai leggere? No. Ok, meno male. E mentre giro le pagine tu vedi che è tutto scritto a mano in abissale. Ah. Ok, allora. Ecco qua. E ti faccio vedere degli appunti che ovviamente tu non capisci. Non capisco niente. Sì, ora te la leggo io. Dobbiamo... è un po' complicato. Dobbiamo ricreare un qualcosa che si chiama la lacrima del drago. E avevo bisogno io degli appunti. Sì, dovremmo riuscire a farlo nella fucina. Non so se ne hai mai sentito parlare. No. Ok, ottimo. Richiudo il libro, è stato inutile. Comunque sì, dovremmo fare più o meno questo ed è una cosa molto importante. Che cos'è? È complicato, è a quanto pare un artefatto unico in tipo tutti i multiversi, non solo qua, unico, uno e basta. E in questo momento ce l'ha una persona molto cattiva. Ma Quindi che cos'è? Non lo so, Seika, non l'ho mai visto. Ah. L'ha visto Ok. solo Jasper. Quindi dovete forgiare una cosa che non sapete come è fatta o No, come se- si faccia. Sì, Di che cosa state parlando di bello, ragazze? della lacrima del drago, aiutami, ti prego. Sento Esatto. che è un discorso comunque chiaro a tutti. Guarda, Bene. non Andiamo- c'è molto poco di chiaro qua. Se siamo tutti nella stessa barca e in pratica molte delle nostre avventure è vai e capisci poi dopo. Sì. Dovremmo in verità cambiare questa formula. No, io penso che funziona abbastanza bene, però capisco che per chi... No, vorrei evitare un evento Jasper. Va- E mi abbasso la voce. Però è andata bene alla fine. Sì, ma quanto ancora la fortuna ci potrà accarezzare? Shh, gli metto una mano in faccia. Shh. No, non lo so se voglio toccarti. L'hai fatto troppo tardi. Ti sei lavato dopo? Eh? Chissà dove ha messo gli artigli quella. Vabbè. Non so se voglio aver capito. Facciamo che non parleremo di questa cosa adesso. Esatto. Dopo alcuni passi, qualche paio di minuti, girate l'angolo. Tutta la città è fatta da enormi strutture in roccia e legno, bello pesante, ma anche di qualità. La vita scorre inesorabile all'interno di questo posto. Sentite la magia arcana, sentite le anime di draghi, dragoni, di esseri per certi versi considerati superiori, fino a quando non arrivate a un'enorme struttura. Vi dà un senso di ricordo, quasi di déjà vu. C'è una struttura che ricorda quasi un tempio, o forse lo è addirittura. Ricordate quasi per un attimo il vostro primo incontro, che è stato davanti a un tempio, di un dio che forse neanche ricordate più il nome. Questo piccolo déjà vu poi si allontana nel momento in cui in cima all'enorme cupola vedete un essere demoniaco, le catene pesanti incatenate alla struttura, un predatore che probabilmente non vorreste mai vedervi di fronte, un essere primordiale, forse il primo primordiale. I draghi tutti intorno, come se lo stessero attaccando, azzannando, divorando. Quel luogo
è un tempio al ricordo dei draghi che hanno combattuto a fianco agli dei durante la guerra dell'alba, nel momento in cui i primordiali si ribellarono ai loro figli. Opal, hai un flash, qualcosa, dato che hai studiato quello che erano i primordiali, la guerra dell'alba, e ti sei giustamente informata di quel periodo, quella figura incatenata primordiale non è un primordiale, è il dio del caos. Quello è sempre, cioè, sai la storia dietro questa statua molto particolare? Beh, sì, i draghi hanno sconfitto un sacco di primordiali, hanno regnato felici per tutti questi secoli, hanno fondato la nostra società e bla 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 bla. Dagnil? Dimmi. Dagnil, quello è Tarisdun? Eh? Tarisdun era il dio del caos e il dio del caos è stato tradito dagli dei e sì, vabbè, cioè, e è successo questo. Beh, la storia dei draghi è piena di draghi che combattono contro tizi e vincono, draghi che sconfiggono nemici e vincono, insomma, uno non fa differenza, giusto? Uno vale l'altro. Che sia Sì. un dio. Sì, quello stronzo ha preso mio padre. Vado Daniele. più avanti. Ma se... Io sto guardando il portone, lo sto proprio studiando centimetro per centimetro. Io sono a fianco a lei. È un bel portone. Mi avvicino al portone, poggio le mani, traccio con la punta delle dita tutte le incisioni del legno, i nodi, le figure che ci sono intarsiate e man mano che tocco una piccola scia di magia, come un pulviscolo leggermente brillante verdognolo, va a intersecarsi e a insinuarsi tra i cunicoli del legno. E nel frattempo io sussurro una tenue litania e cerco di comprendere, quindi casto Identify. Ok, è una serratura magica? No, non so come aprirla. E mi giro. E ti giri e vedi me che sto indicando con il pollice Seika. Tu a quanto sì, pare sai aprirla. Beh, ce Non- l'hanno spiegato. Sì, ce l'hanno spiegato. Sì. Secondo voi basta spingere o serve una cosa tipo sacrificio di sangue? E non lo so, Seika ce l'hanno spiegato. Hanno spiegato che serve un drago, quindi probabilmente se provi a... iniziamo che provi a spingere. Eviterei di spargere sangue così a destra e a sinistra. C'ho una mano Senti- sul legno. Senti una mano sulla spalla, io ti sono super vicina in questo momento. Provo a spingere. Quando appoggi la tua mano si crea un sigillo magico intorno ad esso, poi si diramano diversi sigilli, non riesci a staccare volontariamente la mano. Dopodiché la barriera magica vedete che si dissolve fino ad unirsi alla mano di Seika. L'enorme porta ciclopica si apre di fronte a voi. Seika, per qualche attimo sul palmo della tua mano appare il simbolo di Bahamut, poi sparisce. Trattengo fortissimo il respiro. Fatto? Senza spargere sangue, sì. Dopo di voi? Certo, io nel dubbio indosso l'armatura. Non so cosa mi aspetta là dentro. L'ultima volta che sono entrato in una fucina o quello che diavolo fosse non è andata benissimo. Sfilo la maschera dal braccio e la pongo in faccia. E intorno a me inizia a crearsi questa armatura fatta di fumo. Inizia a prendere forma di alcune placche che mi abbraccia il corpo. Allora ragazzi, facciamo una piccola pausa veloce. Giusto il momento per dirvi una cosa importantissima. Grazie davvero per essere qui con noi in questa sessione. E per tutto il supporto che ci date ogni volta, questo significa tantissimo per noi. Se ancora non lo fate, ricordate di seguirci. Questo è il modo più semplice per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. E se invece volete darci una mano in più, abbiamo aperto un Patreon con 2 tier super accessibili. Il primo taglier è di 1,50 €. Non sblocca contenuti extra particolari, ma alla fine vi ringrazieremo in ognuno dei nostri video. È proprio il vi offro un caffè per farci andare avanti in quello che è il nostro progetto. Il secondo tier invece è da 2,50 € e oltre a tutto quello del primo tier riceverete anche 2 artwork illustrati da me ogni mese e 2 token abbinati. Ovviamente trovate il link qui sotto in descrizione. E adesso riprendiamo da dove eravamo rimasti. Entrate all'interno della fucina. Se esternamente, soprattutto a causa dell'enorme portone chiuso che ora vi state lasciando alle vostre spalle, sembrava un luogo completamente abbandonato, i rumori che sentite all'interno
dicono completamente il contrario. Attraversate per prima cosa un corridoio gigantesco, qualcosa alto 15-20 metri. Probabilmente potrebbe passare attraverso quel corridoio. Statue in oro placcate di draghi che hanno lasciato il loro segno nel passato, di antichi primordiali, vi stanno affiancando a ogni vostro passo. I rumori diventano sempre più pesanti e in fondo al corridoio non c'è una luce naturale del sole, ma la riconoscete quella luce, è quella proveniente dal fuoco, e anche dai rumori riuscite a capire che c'è probabilmente della lava, oltre a un martellare incessante. E mi sembrava di aver capito che Archibald fosse il primo del gruppo. Quando arrivi in fondo al corridoio, statue di enormi giganti o comunque umanoidi dalle fattezze ciclopiche vi circondano ovunque. Vi guardano, sembra quasi che forse vi stiano anche giudicando. La lava scorre da ogni parete per convogliare in una conca unica, nella quale il vapore di una lama appena forgiata mostra la figura di un gigante che al vostro arrivo si ferma e pian piano si gira verso di voi. Non ne avete visti di giganti nella vostra vita, forse questo è il primo, e sicuramente anche qualche domanda ve la state facendo: cosa ci fa un gigante all'interno di una città di draghi? Ma questa risposta probabilmente l'avrete tra un po'. Ma i giganti sono veramente così grandi? Perché qua non parliamo di qualcosa alto 4-5 metri, parliamo di qualcosa di titanico, qualcosa di alto 10 metri. La sua armatura in ghisa, con delle venature rosse come le fiamme, si illuminano a ogni suo gesto, i capelli tutti tirati indietro in un'enorme crocchia, e il suo corpo è quasi un tutt'uno con la furigine. Dei visitatori. La sua voce riecheggia ovunque all'interno del salone e alle sue parole i suoi occhi si illuminano quasi come le fiamme. Non mi veniva a trovare qualcuno da chissà quanti eoni. Salve, siete il guardiano, forse? Guardiano, forgiatore, fabbro, qualsiasi titolo voi vogliate appiopparmi, ben venga. È un immenso onore conoscervi. Sono comunque intimorito dalla stazza, ma dal modo in cui si è rivolto a noi pare essere un essere gentile nella sua grandezza. Quale drago vi sta accompagnando, dato che in questo posto solo loro possono mostrarsi? Certo, mi sposto di lato per far passare Seika. Molto a disagio, molto in imbarazzo, provo ad avvicinarmi. Sembra assurdo, ma io... Piccolino come drago. Sì. Questo ci hanno dato. No, non è vero, non lo dico. È quello d'ufficio. Quello che ci ho passato È il il drago convento. d'ufficio. Quello Ragazzi, d'ordinanza. c'era. Questo abbiamo trovato. Ecco, non sono davvero un drago, è una cosa recente. Di chi sei figlia, se posso chiedere? Ero figlia di Victor. Non mi dice nulla. Che stupida. Cresta d'argento? Ah, sì, non mi dice nulla, ma comunque non è un problema. Finito i nomi. E cosa vi porta qui, in questa umile fucina? I miei compagni, mi giro verso di loro chiedendo visibilmente aiuto per la risposta. Particolare un drago che fa parlare gli altri, molto particolare. Appunto, è una cosa recente. Donna gomitata a Doug, lui mi sta simpatico, finalmente. Qualcuno di non troppo serio. Allora parlaci tu. Va bene. Salve, la farò breve. Siamo qui per la lacrima del drago. E mentre tu dici questa cosa, lui tipo vedi che il suo enorme viso si avvicina a te. Bella manifattura questa armatura. Oh, sì, grazie. Quali sono state le mani che hanno forgiato questa incredibile opera d'arte? Mi dispiace, ma non so dirtelo con esattezza. Ma mi sai dire qualcosa a riguardo? La mia vista non è più quella di una volta. E la sua enorme pupilla che non riesci a vedere tra le fiamme all'interno dei suoi occhi ti stanno scrutando. Questo non è di questo piano di esistenza. L'hanno creata i fatati. Da quel poco che so, sì. Bel fardello che stai portando con te. Sì, già, ne sono consapevole.
Però ti ringrazio perché solitamente tutti fanno i complimenti alla spada svolazzante o al bastone fatto di funghi, non al golfino di mio nonno. Voglio vedere quelle altre cose che hai appena elencato. Guardo i miei compagni. E tipo mi riprendo perché avevo proprio la mano in faccia. Sì, certo, vero. E faccio vedere la vestigia. Avete voluto far parlare me? Ok, e io tiro fuori la spada e si rischia la lama. Oh, ricordo il giorno in cui creai questa spada. E l'Istrai in persona mi chiese di aggiungere una goccia del suo sangue all'interno di questa lama. Ora ricordo quanto tempo sarà passato. E il nucleo di quel ramo. Io l'ho visto quando fu creato. Lì la vita scorre, come scorre nella terra. E chi era che l'aveva creato? Prende degli oggetti enormi per voi, comincia a smuovere tutto, trema un po' tutto mentre siete là dentro. Poi prende un enorme libro mastro, lo poggia su un enorme ripiano. Sarà alto 3 metri la costa di questo librone. Comincia a sfogliare le pagine. Poi vedete che si ferma. Ho dimenticato come si legge. Che lingua è? Primordiale. Oh. Ma è vietato a voi comuni mortali leggere questi libri. Volevo solo aiutare. Se era abissale potevo aiutare. Perdonate, credo mi sfugge il vostro nome. Oh, hai ragione. Il mio nome è Talos. E fa un enorme inchino e tutto trema mentre lo fa. Mass Protect. Felice che almeno il vostro nome voi lo ricordiate. Sono fiero del nome che mi diede mia madre. Vi ricordate cos'è la lacrima del drago? Certo, una delle prime creazioni. Una delle prime cose che ci insegnano a noi titani, la base della forgiatura. E quindi puoi forgiarcene una? No, è proibito forgiare un'altra lacrima, ma non vi preoccupate, la lacrima è qui. No, mi dispiace, non è qui. No, non può essere. Comincia a cercare, butta enormi catene di ferro a terra, sentite tutto che trema. Poi vedete che i suoi movimenti si fanno sempre più lenti e poi si fermano. La lacrima. Non c'è. Mi sarà caduta da qualche parte. È piccolo come oggetto. Si avvicina a voi, enorme faccione. Non si può creare un altro, giusto? Avete detto questo? Manifattura particolare la tua armatura. Ah, Qualcosa di sacrilego, qualcosa che non dovrebbe stare in un posto così sacro. Ma fa nulla, dove eravamo rimasti? la lacrima del drago che era rotta. Ah, la lacrima del drago, stavate parlando proprio di quello, quindi voi sapete dov'è la mia lacrima del drago. Lo sapete, vero? Jasper, Sì? lo sai? So dove è un frammento. So chi ce l'ha. E da lei, vero? Chi ce l'ha? Conosci una certa Tasha? Tash, dovrò cercare nei miei libri, ma potrei anche fidarmi delle tue parole, giovane orecchio a punto. C'è qualche modo col quale posso dimostrarti la mia onestà? Lo stai già facendo con la tua vestigia. È fatta dello stesso materiale dell'artefatto. Beh, anche questa si dà il caso che me l'abbia data questa Tasha, che è una fatata. Suppongo sia una regina di grandi poteri e fama mondiale in grado di salvare il mondo intero ed è per questo che ha la mia lacrima. Io penso che tutta la tua descrizione sia estremamente corretta, tranne la parte in cui decide di salvare il mondo. Tutto comincia a tremare e la lava intorno sta ribollendo. Il titano si gira, afferra il suo enorme martello, tutto trema. Chi è costei che ha rubato il mio artefatto? Siete stati voi al suo servizio, vero? Prega. Indietreggio di un paio di passi, giusto per allinearmi a loro. Non si fermerà adesso.
diciamo che non sono proprio inclini alle parole, quindi credo che dovremmo fermarlo noi. Prendo l'arco, incocco una freccia e la tendo e basta. Non voglio farti del male, abbassa quell'arma. Visto che avevo cercato di essere molto intimidatoria, ma non ci sono particolarmente riuscita e lo vedo comunque non inclina ad ascoltarmi, mi faccio prendere dall'istinto subito e scocco immediatamente la freccia. Sussurro alla freccia, prendilo e tiro. La freccia si conficca su una parte nella quale la sua armatura è meno spessa. La tua magia vedi che un attimo gli dà un controcolpo. Sotto le sue braccia vedete il suo enorme sorriso a questo tuo rispondere al combattimento. Tiro fuori il mio fidato e amorevole orologio, inizio a convogliare le mie energie attraverso di esso e concentro il mio sguardo verso il volto del titano, e mentre sussurro le parole i miei occhi si inondano come di un fluido nero, e mentre sussurro le parole attraverso la mia bocca una specie di alone nerastro fuoriesce insieme alle parole e piano piano si manifesta questa bolla di completa oscurità intorno alla testa del titano, e poi mi allontano quanto più possibile per evitare colpi di martello volanti. Balzo sul martello, mi infilo all'interno dell'oscurità magica. Quello che vedono dall'esterno è un piccolo baluginio di luce. All'interno io carico il colpo tramite l'armatura. Alcuni fulmini girano intorno al guanto, al pugno chiuso, e nel momento in cui lo sto per colpire, lui alza di poco il martello, mi fa perdere presa e quindi esco dall'oscurità trascinandomi indietro e atterrando su un ginocchio. Dopo i vostri colpi il martello cade al terreno, onda d'urto si espande per tutto il stolone. Jasper viene colpito in pieno da questa forza inesorabile del suo martello. Dopodiché, dalla polvere che si è alzata, il braccio del titano esce fuori, si creano delle catene infuocate intorno alla sua mano, la stretta si chiude, queste partono come serpi su di voi. Seika, tu fai in tempo a schivarlo. Questa si chiude vicino a te, mentre gli altri venite completamente circondati da queste catene che si chiudono sul vostro corpo e sentite la carne sfrigolare sotto di esse. Cerco di muovere le spalle per liberarmi dalle catene, ma sento sfrigolare la pelle. Non urlo, ma tiro fuori proprio un grugnito. I vestiti al di sotto comunque si riempiono di fiamme violacee per provare a proteggermi. Allungo una mano e il tomo si apre davanti a me, e con una mano cerco di lanciare direttamente dal libro una sfera di ghiaccio verso di lui, che si infrange contro la sua armatura senza avere alcun effetto. Sono bloccato. Oh, dannazione! Apro la mano, ci sono dei semi e un seme argentato cade per terra. Questo seme viene assorbito dal terreno e in quel momento una forma di spirito di un drago argentato appare e cura i miei compagni. Posiziono ovviamente quello che dovrebbe essere la mano corteccia e la trasformo in una punta. Spero che ti piaccia questo! E gliela sparo questo dardo di ghiaccio sulla sua mano, dove ovviamente sta impugnando l'arma, e si congela. Non incocco una freccia, però tendo l'arco come se lo stessi facendo. Sul legno si forma questa punta di ghiaccio e lo tiro così. Vedo i compagni che stanno continuando ad attaccarlo. Io cerco di puntare alla sua intelligenza più che alla sua forza. Quindi quello che cerco di fare è plasmare una piccola creatura fatta di magma, è solo visiva, è un'illusione, chi mi conosce lo sa bene, di circa 10 piedi. Prova a prendertelo con questo e glielo getto là, con la speranza che lui si possa sentire in difetto rispetto a una piccola cosa che, per quanto colpisca, questa alla fine non sparisce, non perde, non muore. Peccato solo che lui se ne accorge. L'orologio inizia a fluttuare davanti a me e attraverso di lui io canalizzo le mie energie, le lancette dell'orologio iniziano a girare e sempre più velocemente i vari residui che ci possono essere della struttura erosa dal tempo iniziano a piano piano
sempre più velocemente, come dicevo, accumularsi e a creare questa creatura un po' deforme vicino al titano. Comunque questo costrutto è una frazione del titano perché è di grandezza media. Come prende forma definitivamente inizia a colpire il titano, ma non con abbastanza forza, quindi i suoi pugni si infrangono contro la pelle spessa del titano senza apparentemente nuocerlo. Rialza le catene con le quali vi stanno tenendo. Un enorme grugnito segue il stringersi del suo pugno. Nel momento in cui lui alza le catene, gli sparisce un detenuto. Riappaia un po' più indietro e scuoto i polsi dolenti. Dopodiché lui riafferra il suo martello, il ghiaccio sulle sue mani si spacca e la sua onda d'urto colpisce in pieno il costrutto di Jasper. La mia pelle brucia ancora di più e questa volta un urlo gutturale mi esce dalla gola. Il libro sta ancora lievitando, cosa una pagnotta. La pagnotta. Pane. Il libro sta ancora levitando a pochi centimetri dalla mia mano. Sempre dalle pagine del libro si crea questa sfera di ghiaccio e con la mano libera la lancio, questa volta con più potenza, e colpisce. Metà della sua mascella si ghiaccia, gli lancio un sorrisetto e sparisco per riapparire vicino ad Archibald. Quando lo colpisci in pieno e il suo volto si riempie per metà di ghiaccio, questo si spezza appena si riempie del suo sorriso. Oh, vai! Fatemi sentire vivo! Fatemi sentire la forza della battaglia! Questo drago argentato che spiega le ali e dà un'aria di energia di nuovo ai miei compagni. Io sono ancora legato. Cazzo! E quello che faccio è cercare di creare un piccolo con 2 semi del ghiaccio e lo sparo proprio con le dita. Però dal ghiaccio si rompe lasciando il seme che cade per terra, cade sul terreno e vedete sotto di lui che tutto inizia a marcire. Sento proprio questa rabbia che cresce perché sta andando tutto male e mi sento sempre più inutile. Canalizzo tutta questa rabbia in questa freccia di fulmine e gliela scocco dritto verso l'occhio, quell'occhio che ci ha puntato addosso per tutto il tempo. La seconda freccia, che è normale, va comunque dentro lo stesso occhio, non punta all'altro, infierisco sulla ferita già presente. Brava, sai dove colpire, Anche vacilla sia per il terreno sia perché ormai vedete proprio che a fatica tiene il martello. Immagina che una piccola pianta inizia a crescere dalla base di una delle tue frecce e diventa questo piccolo Trent molto minuscolo ma con un pugno gigante e inizia a picchiarlo sull'occhio. Vedendo che il titano sta indietreggiando, piuttosto che cercare di difendermi, cerco di rincarare la dose. Le energie si incanalano attraverso il tessuto della vestigia e mi scorrono attraverso delle venature verdastre lungo tutto il braccio, e io allungo il braccio verso la sua testa, creando questo tentacolo invisibile di energia psichica, e strattono forte, come se proprio gli stessi strattonando il cervello. E approfittando del fatto che lui viene sbilanciato, il costrutto carica i pugni e gli tira un 1-2 fortissimo, impattando molto forte contro la sua armatura e quindi riuscendo a danneggiare anche ciò che c'è sotto. Sta arretrando come se stesse per perdere l'equilibrio. Mi spunta Opal accanto. Ti guardo, sorrido. Scusa per prima. Ti do un bacio in testa. Poi svanisco dalla tua visuale. L'energia si carica lungo il braccio. Un rombo inizia a risuonarvi all'interno delle orecchie e la figura di Archibald riappare sospeso a mezz'aria, caricando il pugno dalla spalla, e il gigante, mentre c'è una piccola freccia, un esserino minuscolo che gli colpisce un occhio, un costrutto che gli colpisce l'altro, vabbè, carico un pugno diretto dritto sul naso, rotolo insieme a lui e lui va a scontrarsi contro la parete e subito dietro il
il martello che mi va a impattare lì dall'ultimo colpo. Il guanto si ritira, mi rilascia il guanto in pelle classico. Abbiamo finito? E tra la polvere, le fiamme che si creano naturalmente dal corpo del gigante, si sente una risata sonora. Si rialza, ha un enorme segno al centro della sua fronte, ancora le frecce e i minion creati da Dagnil è lì che lo colpiscono. Bravi! Era da tanto tempo che non combattevo con qualcuno. Complimenti! Ora che abbiamo finito di combattere, si può passare alle parole. E si lascia andare a terra, sedendosi a gambe incrociate, sbattendole sulle sue ginocchia, e continua a ridere mentre tutto trema e sembra che voi non gli abbiate fatto quasi nulla. Dall'occhio parte ovviamente una fiammata che distrugge tutto quello che lo sta infastidendo, e la nostra sessione si conclude col gigante e le sue risate che risuonano per tutta la stanza.